Come molti sapranno, da lunedì siamo in pieno sciopero dei contadini, i quali sono scesi in piazza in modo serio, importante, non per il momento quantomeno, e spero che rimanga così, non duro negli scontri come i contadini francesi, che insomma sono arrivati ben oltre gli scontri con la polizia, però diciamo adesso in Germania è solo all'inizio, almeno da quello che dice il governo è soltanto l'inizio. I contadini tedeschi si lamentano perché per diverse ragioni, in realtà è un po' di tempo che accumulano ragioni e motivazioni per protestare. Quello che ha fatto traboccare il vaso è stato l'eliminazione delle agevolazioni che avevano sul gasolio, perché praticamente l'IVA è stata portata al 19%. Questa scelta è stata fatta a causa delle spinte legittime del governo attuale verso l'ecologia, verso un mondo più green. Probabilmente dimenticano però un fattore che è significativo: non esistono i trattori elettrici, cioè quindi gli trattori sono tutti solo ed esclusivamente a gasolio. Ora, se consideriamo che adesso in piazza sono scesi 100.000 trattori in piazza, in tutte le strade delle città più importanti sono scesi in piazza 100.000 trattori con relativi chiaramente carrelli e contadini che protestano per quella che è la situazione. Quindi tutti questi trattori, per un'economia che è il quarto, il quinto pilastro di tutta l'agricoltura europea, quindi non è un'agricoltura di secondaria importanza, l'agricoltura in Germania è molto forte, è molto importante per la Germania e per l'Europa tutta. Chiaramente questo ha messo in grossissime difficoltà. Oltretutto hanno anche il problema insomma della crisi generale, che un po' tutti ci stiamo trovando in crisi, e chiaramente se vai a vedere la crisi di tutta la Germania e di tutta l'Europa. In più questi costi chiaramente rendono impossibile continuare a lavorare. Dovrebbero concludersi questi scioperi il 15 di gennaio, ma dipende un po' da quello che succede, perché il governo ha detto c'era un'altra cosa, praticamente è stato inserito il bollo per i trattori, che non c'è mai stato, e quindi anche questo è un ulteriore costo che va ad aggiungersi, anche se è una cifra modesta, però comunque si va ad aggiungere a quelli che sono i costi. Il problema è che il governo il bollo lo vuole eliminare, mentre invece le agevolazioni, invece che farle finire tutte di un colpo adesso praticamente a gennaio, dal 1° gennaio, le vuole spalmare su 3 anni, e mi sembra che i contadini non siano molto interessati, perché ovviamente un problema del genere, se tu lo spalmi in 3 anni, rimane sempre e comunque un problema. In aggiunta il problema sta aumentando, perché oltre ai contadini si sono aggiunti anche i trasportatori, perché chi ha il camion che trasporta chiaramente ha lo stesso problema. Sono aggiunti anche parzialmente, perché c'è stata una disputa, ma diciamo chi guida i treni. Probabilmente si aggiungeranno i medici, probabilmente si aggiungeranno tante altre categorie, perché una volta aperto il recinto chiaramente è molto semplice insomma aggregarsi e dare ancora più forza. Quindi credo che se il governo non si dà da fare a risolvere tempestivamente il problema, si allargherà molto e coinvolgerà tutti, anche perché nella prima fase si sono impegnati a lasciare liberi gli svincoli e delle autostrade, però successivamente, aumentando il tenore di questa protesta, purtroppo aumenterà anche il livello delle reazioni delle persone che iniziano ad accusare il colpo. Ma lo sentiamo tutti, no? Ripeto, io non sono un disfattista, quindi quando sento la Germania è finita, il disastro, no, non ci credo, perché onestamente il lavoro si trova, il lavoro c'è, però quello che si vede all'orizzonte è proprio questa crisi veramente devastante. È chiaro che se continua così arriverà, oltre ai costi, perché ci hanno dato l'inflazione premie, però l'inflazione premie va via, e poi il resto però delle spese, questi costi che sono aumentati non si ridurranno dopo, rimarranno, e quindi bisogna insomma adeguare gli stipendi, insomma ci sarà una fase un po' lunga e intensa.